Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di 6 verbi facili, 6 verbi di base che ci aiutano a descrivere le varie fasi di un'azione. In passato ho già parlato di questo argomento, però ho la sensazione che quel video sia stato sommerso da tutti gli altri e quindi oggi voglio parlare nuovamente di questi 6 verbi. Ce ne sono forse un po' di più di 6 che hanno la stessa funzione, però oggi ci concentriamo sulle basi. Quando dico descrivere le varie fasi dell'azione di un verbo, significa che ci sono dei verbi che possiamo usare per descrivere l'inizio dell'azione, la fase durante l'azione e infine l'interruzione o la fine dell'azione. I verbi sono i seguenti: stare per, iniziare a, oppure cominciare a, stare più gerundio, finire di, oppure smettere di. Devo fare una precisazione. Iniziare e cominciare sono sinonimi, hanno lo stesso identico significato. Non possiamo dire la stessa cosa per smettere e finire, perché indicano due azioni diverse. Finire indica la conclusione di un'azione, mentre smettere indica l'interruzione di un'azione. Non importa se abbiamo finito oppure no. Quindi smettere indica l'interruzione. E a questi due verbi ho dedicato un'intera lezione. Vi lascio il link nella descrizione qui sotto. Prendiamo un verbo a caso, il verbo disegnare, e proviamo a descrivere con questi verbi tutte le varie fasi dell'azione di disegnare. Parliamo al presente indicativo, così è più facile capire. Sto per disegnare. Sto per disegnare. Che cosa significa? Significa che mi sto preparando per iniziare a disegnare. Non ho ancora iniziato. Sto per iniziare. Questa perifrasi, stare per, indica proprio quel momento in cui una persona si prepara a fare qualcosa. In seguito l'azione inizia e quindi dico inizio a disegnare oppure comincio a disegnare. Significa che concretamente inizio a fare dei segni sul foglio. Inizio a disegnare. Poi, dopo aver iniziato, siamo nel mezzo dell'azione, quindi siamo nella fase durante l'azione. Perciò in questo momento io dico sto disegnando. Sto disegnando. Questa struttura, stare più gerundio, è proprio la struttura che usiamo per indicare il presente progressivo. Sto disegnando. In questo momento io sto parlando. In italiano usiamo il tempo presente indicativo per indicare un'azione che si svolge nel presente, ma per essere ancora più precisi possiamo usare stare più gerundio per indicare un'azione in progresso, quindi che si sta svolgendo mentre parliamo e si chiama presente progressivo. Poi l'azione potrebbe interrompersi per vari motivi.
l'azione di disegnare si può interrompere perché, per esempio, squilla il telefono. Se squilla il telefono, io smetto di disegnare per rispondere al telefono. Quindi smetto di disegnare significa che interrompo l'azione di disegnare. Non importa se ho finito oppure no. Se invece concludo il disegno, posso dire finisco di disegnare, quindi concludo il disegno, lo porto a termine e poi posso dire ho finito di disegnare. Questi 6 verbi ci permettono di essere puntuali quando parliamo. Con questi verbi possiamo descrivere le varie fasi di un'azione. Sono verbi che vi consiglio vivamente di imparare e usare nelle vostre conversazioni. Mi raccomando, le preposizioni che abbiamo visto con questi verbi sono obbligatorie e sono fisse. Quindi trovate sempre queste preposizioni. Allora, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver guardato questa lezione e vi do appuntamento alla prossima. A presto! Ciao!